Qual è stato l'anno più importante della storia del cinema? Domanda da cinefili incalliti. E anche una bella trappola, perché sceglierne uno solo è come chiedere a un bambino se vuole più bene alla mamma o al papà. Risposta? Dipende da chi lo porta a vedere Dune. Ma invece di lanciarci in una classifica impossibile, ho deciso di fare una cosa più saggia o più folle, dipende dai punti di vista. Una miniserie, un viaggio episodio dopo episodio per scoprire quali sono stati, decennio per decennio, gli anni che hanno cambiato tutto, quelli in cui il cinema ha smesso di balbettare e ha iniziato a dettare legge. Oggi partiamo dalle origini, dall'atmosfera in bianco e nero degli anni 10, tra teatri polverosi, registi con i baffi e pionieri con più sogni che soldi. E lo facciamo mettendo a fuoco un anno in particolare, il 1915. Perché sì, è lì che il cinema ha fatto un salto che ancora oggi fa tremare la pellicola. Più che una lezione è una passeggiata tra visionari, scandali, prime donne e pellicole che hanno fatto scuola. Mettetevi comodi, siamo solo all'inizio. Capitolo 1. Gli anni 10. Quando il mondo esplode e il cinema pure. Immaginate di essere nel 1910. Il mondo è lanciato come un treno senza freni. Fabbriche ovunque, treni a vapore, elettricità, automobili. Insomma, sembra di vivere dentro un romanzo di Jules Verne in versione industriale. Ma, spoiler, non finirà bene. Perché nel 1914 scoppia la Prima Guerra Mondiale e non parliamo di una scaramuccia da cortile, ma di un inferno a cielo aperto con trincee, gas velenosi e milioni di morti. È come se il mondo intero avesse perso il senno e invece di costruire il futuro decidesse di farsi saltare in aria. E mentre l'Europa si massacra allegramente, in America succede qualcosa di strano. La gente va al cinema. Per svagarsi, per dimenticare, per sognare. E il cinema, che fino a pochi anni prima era poco più di un baraccone da fiera con filmati buffi da 3 minuti, inizia a diventare una cosa seria. Le sale si moltiplicano, Hollywood inizia a scaldare i motori e il pubblico si innamora dei Keystone Cops, delle scivolate su bucce di banana e di un certo signor Chaplin che nel 1914 fa il suo debutto come Charlot. Baffetti, bombetta e un talento per farsi picchiare in modo irresistibile. Poi, boom! Arriva il 1915, l'anno in cui il cinema si guarda allo specchio e dice: aspetta un attimo, ma io potrei essere arte. Griffith gira Nascita di una nazione, un film gigantesco, e dimostra che si possono raccontare storie complesse con montaggi, primi piani e battaglie coreografate meglio di certi film Marvel. Problematico? Sì, e parecchio, ma ne parleremo tra poco. Nel frattempo, in Europa, Louis Feuillade se ne esce con Les Vampires, una specie di protoserie TV con ladra in calzamaglia nera e femme fatale. Il cinema diventa seriale, narrativo, ambizioso e muto ovviamente. Ma chi se ne frega? Gli attori parlano con gli occhi, le mani, i sospiri, altro che dialoghi scritti da intelligenze artificiali. Nascono le prime star. Sida Bara, la vamp prima delle vamp, e Sessue Hayakawa, sex symbol giapponese che fa impazzire Hollywood. I registi iniziano a essere considerati artisti, non solo mestieranti, e il cinema, da passatempo domenicale, si trasforma in un linguaggio universale. Insomma, fuori dalle sale il mondo brucia. Dentro, invece, comincia a battere il cuore di un'arte che non si fermerà mai più. Capitolo 2. Il 1915. Il cinema trova la sua voce, ma nessuno la sente. Se i primi anni del cinema erano una specie di laboratorio caotico fatto di gag, didascalie e trame che più che storie sembravano scuse per far ridere o sorprendere,
Beh, nel 1915 succede qualcosa. Il cinema di colpo parla. Non con le parole, siamo ancora nel muto, ma con le immagini, e lo fa con una potenza mai vista prima. È l'anno in cui il cinema inizia a somigliare a quello che conosciamo oggi. Una macchina narrativa capace di emozionare, raccontare, provocare. Nel 1915, insomma, il cinema smette di correre in cerchio e prende la rincorsa. Le storie si allungano, si fanno più complesse, gli attori iniziano a recitare davvero, le immagini parlano da sole e gli spettatori non sono più lì solo per ridere delle cadute. Vogliono emozioni, conflitti, bellezza. È il primo grande salto in avanti. Da qui in poi il cinema non sarà mai più lo stesso. Capitolo 3. I film del 1915. Il cinema si fa adulto, ma con qualche problema etico. Nascita di una nazione. D.W. Griffith. Eccoci qui, con la madre di tutti i film epici e anche una delle pellicole più discusse della storia. The Birth of a Nation è come quel genio che però ti insulta la famiglia. Non puoi ignorarlo, ma non puoi nemmeno applaudirlo senza disagio. Griffith mette in scena la guerra di secessione americana e la ricostruzione con mezzi tecnici mai visti. Montaggio parallelo, primi piani, sequenze di battaglia monumentali. Una roba mai vista prima. Il problema? Al centro della storia c'è il Ku Klux Klan, presentato come eroi. Già, hai capito perché oggi lo si guarda con il casco integrale del senso critico acceso. È un film che segna il punto di svolta. La narrazione diventa cinema e il cinema diventa industria. Ma è anche il primo grande scandalo artistico della settima arte. Un monumento tecnico, ma ideologicamente tossico. Curiosità molesta. Fu il primo film proiettato alla Casa Bianca e il presidente Wilson disse: «È come scrivere la storia con la folgore». Avremmo preferito la matita. Les Vampires. Louis Feuillade. Altro continente, altro stile. In Francia, mentre fuori c'è la guerra vera, Louis Feuillade ci regala Les Vampires, un serial in 10 episodi che oggi potremmo chiamare Netflix ante litteram. Il protagonista è un giornalista detective e la sua nemesi è Irma Vep, spietata, elegante, magnetica, letteralmente un anagramma di vampire. Subtil lui. Girato per le strade di Parigi con budget ridotto ma tanta fantasia, Les Vampires è come un noir gotico in anticipo di 30 anni. C'è azione, suspense, travestimenti e un mondo sotterraneo dove il crimine è arte. Feuillade inventa, senza saperlo, il thriller urbano e la figura dell'antieroina. Irma Vep, una vera icona pop prima ancora che il termine esistesse. Curiosità chic. La tuta nera di Irma ispirerà generazioni di femme fatale, da Catwoman a Emma Peel. E no, non è un caso. The Cheat. Cécile B. DeMille. Qui ci spostiamo negli USA, ma lasciamo da parte le battaglie e parliamo di qualcosa di più torbido. The Cheat, il melodramma visivo per eccellenza. Una donna elegante, un debito, un ricatto e un marchio a fuoco sulla pelle. Sì, letterale. DeMille usa la luce come una lama. Ombre nette, volti che emergono dal buio, tensione che si taglia col coltello. È cinema che parla con la fotografia. Sessue Hayakawa, l'uomo che macchia la protagonista diventa una star mondiale. Ma anche qui, cliché razziali a pioggia. Hollywood faceva passi avanti tecnici, ma ancora inciampava nei soliti stereotipi. Curiosità infuocata. Quella scena del marchio sulla pelle è una delle immagini più forti del cinema muto e ha ispirato 1000 imitazioni. Capitolo 4. Divi, bufale,
e Marchi a fuoco, dietro le quinte del 1915. Nel 1915 il cinema non era solo in fermento sullo schermo. Dietro le quinte, tra pose plastiche e bobine infuocate, si agitavano personaggi veri, leggende costruite a tavolino e un bel po' di scandali pronti a esplodere. Prendiamo per esempio la figura di Sessue Hayakawa. Mentre Hollywood si preparava a sfornare cowboy e patrioti bianchi come il latte, lui, giapponese, elegante, magnetico e silenzioso, conquistava il pubblico americano. Un attore asiatico in pieno impero razzista cinematografico che finisce per diventare una star? Puro colpo di scena? Ma non è finita. Hayakawa lanciò mode, fu imitato, invidiato e guadagnò più di molti colleghi occidentali. Un divo transcontinentale in un'epoca in cui il mondo era diviso da fili spinati e pregiudizi. Ma il vero terremoto arrivò con The Birth of a Nation. Griffith voleva fare il film più grande di sempre e ci riuscì. Solo che nella sua visione epica della storia americana dimenticò un piccolo dettaglio: il razzismo sfrenato. La pellicola scatenò proteste ovunque, fu vietata in alcune città, ma niente poté fermare la sua marcia trionfale. Anche perché Griffith era un maestro dell'illusione. Con un pugno di comparse e un paio di buone angolazioni ti faceva credere che la guerra civile fosse ancora in corso. E quando il film fu proiettato alla Casa Bianca, la polemica diventò istituzionale. In Europa, intanto, tra bombe e trincee, Louis Feuillade girava Les Vampires, letteralmente per strada, tra un colpo di cannone e l'altro. Non aveva i mezzi di Griffith, ma aveva Parigi e Musidora, un cocktail imbattibile. Il serial diventò una sorta di ossessione collettiva. Irma Vep, con la sua tutina nera attillata, divenne simbolo di una femminilità moderna, pericolosa e irresistibile. Il pubblico, stanco della guerra, trovò rifugio nei suoi intrighi da romanzo nero, una fuga nella fantasia dove il vero orrore era la polizia, non il fronte. E poi c'era The Cheat. La scena dello sfregio, il marchio rovente sulla pelle della protagonista, fu uno shock. Il pubblico non era abituato a tanta audacia, ma DeMille sapeva il fatto suo. Offriva scandalo condito di morale, come un predicatore col vizio del burlesque. Il film fece discutere, scandalizzò i ben pensanti e attirò folle oceaniche. Bingo! Ecco, il 1915 non è solo l'anno dei grandi film, è l'anno in cui il cinema comincia a giocare su più tavoli. Estetica, politica, identità, scandalo. I personaggi diventano maschere, i registi dei demiurghi, e le storie raccontate e quelle inventate intorno agli attori iniziano a fondersi in un grande e irresistibile spettacolo. Il pubblico vuole essere sorpreso e il cinema ha appena imparato come si fa. Capitolo 5. Un 1915 da Oscar, se solo esistessero già. Insomma, il 1915 non è stato solo un buon anno per baffi impomatati e drammi in bianco e nero. È stato uno spartiacque. Il cinema smette di essere una baracconata da fiera e inizia a parlare sul serio. Certo, lo fa con le parole sbagliate. Ogni riferimento a Griffith è puramente voluto. Ma lo fa con una potenza visiva e narrativa che fino a pochi anni prima era impensabile. E mentre Hollywood inizia a capire che gli attori possono diventare divinità pop, il linguaggio del cinema si fa adulto. Più audace, più strutturato, più consapevole di cosa può raccontare e soprattutto di come raccontarlo. Con The Cheat, DeMille accende lo schermo, con Les Vampires, Feuillade inventa il serial e con Griffith, cambia tutto, nel bene e nel malissimo. E questo è solo l'inizio. Perché se il 1915 ha acceso la miccia, il 1927 farà esplodere tutto.